circa un anno fa ero a Milano e che lavoravo per uno studio e ho ricevuto una telefonata in cui mi si proponeva di venire a lavorare per la Fondazione Reggio Children. Devo ammettere che la prima cosa che ho chiesto è stata che cosa avrei potuto fare io, come architetto, per una fondazione che tratta principalmente di ricerca sull'educazione. Però per curiosità ho accettato e ho avuto anche la fortuna di essere preso. E mi sono trovato inserito in un team affiatato a girare in lungo e in largo per l'Italia per portare avanti un progetto, il progetto Fare Scuola, che ha come obiettivo quello di fare ricerca sui contesti di apprendimento. I contesti di apprendimento, infatti, ho imparato ben presto che in questo luogo sono estremamente importanti, che l'ambiente in cui avviene il processo educativo è talmente tanto fondamentale che viene addirittura definito il terzo educatore. E che questo era un pensiero così tanto radicato all'interno della fondazione per cui lavoro che aveva deciso insieme a Daniel Quareolus di iniziare un progetto che aveva l'obiettivo di realizzare 60 interventi mirati all'interno di altrettante scuole sparse per tutto il territorio nazionale. E se questo già non era difficile, cercava quelle scuole che erano in prima linea nel trattare temi come l'abbandono scolastico, il disagio sociale o l'illegalità. Ora che siamo arrivati a un buon punto, perché nella piantina alle mie spalle sono indicati i luoghi in cui i progetti sono già stati realizzati, lasciatemi però dire che la parte probabilmente più interessante, sicuramente quella che è stata la più faticosa, è stato il processo con il quale sono stati pensati di volta in volta i progetti architettonici e tutte le attività che il progetto Fare Scuola si è portato alle spalle. Infatti è stato soltanto grazie al dialogo tra le scuole, i comuni, i pedagogisti e gli architetti che è stato possibile costruire insieme le idee che sono state poi dopo realizzate. E queste idee sono sempre partite dal territorio, perché il territorio è il luogo in cui stanno le scuole e con le quali le scuole si interfacciano tutti i giorni. Ed è per questo che abbiamo voluto chiamare oggi con noi Daniela, che è una dirigente scolastica di una scuola di Rione Sanità, che come tutti i territori coinvolti dal progetto affronta tutti i giorni le proprie sfide e le proprie particolarità. Sì, il Rione Sanità è un territorio, come potete vedere anche dalla foto alla vostra sinistra, quasi in bianco e nero, molte ombre e poche luci. È un territorio molto particolare e mi ci sono ritrovata per puro caso all'atto della scelta del mio primo incarico da dirigente scolastico. L'unica sede rimasta a Napoli era nel Rione Sanità. Una bella fortuna, devo dire. Passato il primo momento di disorientamento, ho cominciato a viverlo questo quartiere e mi si è attaccato addosso con tutta la sua umanità, con tutto il suo carico di umanità, ma anche con la sua spietata ferocia in alcuni momenti, nelle parole dette, ma soprattutto in quelle taciute. Che cosa potevo fare io che non ero figlia di quel quartiere ad inserirmi in quel contesto e come potevo essere riconosciuta dalla gente che sentiva lo Stato e l'istituzione che io rappresentavo assolutamente lontana dalla propria realtà. È cominciata quindi una nuova avventura. Ho cominciato a girare il quartiere, sono scesa giù nelle viscere, ho trovato degli ipogei greci del IV secolo a.C., sono andata nei cortili dei palazzi settecenteschi, lì ne vedete uno, il Palazzo dello Spagnolo, sono palazzi di una bellezza mozzafiato, ho trovato chiese vanvitelliane, tele di Luca Giordano, e ho attraversato 24 secoli di storia, 24 secoli di storia. E lì mi sono chiesta come era possibile che la gente che viveva in quel posto, che camminava in quelle strade, non riusciva quotidianamente più a vedere quella stessa bellezza che io avevo trovato. Ermanno Rea, nel suo ultimo romanzo, Nostalgia, scrive della sanità. C'era dolore in tanta caotica bellezza? C'era e come? Il dolore della fatica e dell'indigenza. Ma era un dolore che, lungi dal menomare quella bellezza, la esaltava fino allo struggimento.
E questo era proprio il punto. Quella bellezza era lontana, la gente non la percepiva più e quel quartiere era diventato un quartiere in bianco e nero e grigio e si colorava solo con l'azzurro delle volanti e il blu delle pattuglie quando scorreva sangue nelle strade. È proprio vero, diffondere speranze è molto più complicato che cavalcare paure, però non è impossibile. Quindi ho cominciato a pensare con me anche molti docenti, mi sono sentita un po' come Don Chisciotte e Sancho Panza, però Sancho Panza io ne avevo un poco in più, perché molti docenti cominciavano a condividere questa mia follia visionaria. E ho cominciato a pensare che c'era necessità di nuove idee, di gambe per portarle avanti, di sguardi lunghi, di motivazioni, di alleati convinti. Avevamo una congiuntura particolarmente felice in quel momento. Napoli aveva cambiato il sindaco e c'era un nuovo assessore, Anna Maria Palmieri, una donna di scuola che condivideva la mia stessa passione visionaria e che, come me, guardava oltre, andava oltre la vista e andava verso il cuore. Un giorno, una mattina, mi ha chiamata e mi ha detto che Reggio Children e Nel Cuore avevano deciso di finanziare un progetto proprio al Plesso Fontanelle, quello più disagiato, quello più complicato, quello meno ambito, quello che era proprio al centro dell'area calda dove si svolgevano le stragi di Camorra. Con Anna Maria abbiamo condiviso questa follia. Questa stessa follia evidentemente era stata accolta anche da Reggio Children e da Nel Cuore. Quindi noi non potevamo fare altro che mettere dentro le nostre motivazioni, le nostre emozioni, la nostra professionalità e tradurre tutto in risorse. E tra le risorse non possiamo non citare anche la bellezza. Infatti, durante i vari sopralluoghi e le visite che abbiamo fatto nelle scuole, abbiamo sempre cercato di capire con le insegnanti che abbiamo incontrato e con i dirigenti scolastici quali fossero le idee che già stavano mettendo in campo per affrontare il cambiamento. E con questa consapevolezza abbiamo cercato di creare all'interno delle scuole dei luoghi che non fossero unicamente funzionali, ma che fossero anche belli. E alle mie spalle potete vedere un qualche esempio. Infatti siamo convinti che per chi vive la scuola tutti i giorni e quindi per i bambini in primis, ma anche per i docenti e per i genitori, avere la possibilità di svolgere le proprie attività all'interno di ambienti piacevoli e gioiosi possa garantire loro la forza e l'energia necessaria per fare bene e per dare il meglio di sé. A marzo abbiamo organizzato qua in questo luogo un evento di presentazione per il progetto, quando abbiamo realizzato i primi 30 interventi. E in quell'occasione è stato donato ad ogni partecipante un piccolo seme. E questo, secondo me, è la metafora perfetta di quello che abbiamo voluto provare a fare con questo progetto. Infatti, noi siamo andati a realizzare tanti piccoli semi all'interno delle scuole sparse per tutta l'Italia. E siamo convinti che se questi semi verranno innaffiati dagli insegnanti, potrà crescere quel cambiamento che è sempre più richiesto e necessario. Nel nostro caso il cambiamento, il seme è stato molto fertile, lo hanno affidato nelle nostre mani, poco esperte devo dire in quel momento, però siamo stati supportati in una maniera esemplare da questo splendido gruppo di architetti e di pedagogisti. E così i bambini hanno cominciato a riappropriarsi di spazi che non erano fino ad allora utilizzati, proprio sull'esempio di quello che era successo con il progetto Reggio Children ed Nel Cuore. Il progetto ha riqualificato un vasto spazio sia interno che esterno, che non aveva precedentemente un utilizzo efficace. E insieme a quello è stata riqualificata anche un'aula ed è stato creato un atelier. I bambini di quell'aula, quelli che occupano quotidianamente quell'aula, hanno subito deciso di mettere a disposizione di tutta la comunità scolastica i loro spazi. E poi si sono anche dati da fare per aiutare i bambini della classe attigua alla loro, per ripensare anche quello spazio. E quindi capita che
ci sono ragazzi che utilizzano gli spazi della scuola primaria, ci sono docenti che utilizzano grosse fette del bonus premiale, il famigerato bonus premiale, per acquistare materiali per la loro aula e strutture nuove anche per proseguire in questo cambiamento della didattica. E capita anche che i bambini della scuola primaria alle 16 al suono della campanella si lamentano perché non vorrebbero tornare a casa, vorrebbero restare lì a curare quell'angolo fiorito che hanno creato nella loro classe. E capita anche, come nel caso della foto che vedete, una foto un po' scura però per me molto significativa, di vedere ragazzi di una classe della scuola secondaria, la classe più problematica forse di tutto quel plesso, che lavorano tranquilli al piano luminoso. Per voi questo potrebbe essere una fotografia di una classe normale. Questi ragazzi non sono mai presenti tutti quanti contemporaneamente, perché il nostro problema principale è la frequenza a singhiozzo. Sono ragazzi che hanno alle spalle storie di abbandono, di famiglie disgregate, di genitori reclusi. Sono storie che portano questi ragazzi ad un minimo comune denominatore di una rabbia esplosiva che in qualsiasi momento viene fuori nei confronti dell'adulto anche per motivi banalissimi. Li vedete lavorare in una maniera tranquilla e serena. Probabilmente è stata una delle poche volte quest'anno in cui abbiamo visto verificarsi questa evenienza. E capita quindi che tutto questo cambi e che si riesca a vedere il cambiamento anche nella gratificazione degli insegnanti, che adesso verificano che ad ogni loro insegnamento quotidianamente corrisponde un apprendimento e quell'apprendimento apre strade a nuove riflessioni, a nuove strategie, e quindi si crea un flusso ininterrotto di motivazione dall'adulto al bambino e dal bambino all'adulto, una cosa inimmaginabile. Da gennaio ad oggi questo è quello che sta succedendo in quel plesso. E a me tornano sempre di più alla mente frasi di docenti che qualche anno fa, ormai ero all'inizio della mia carriera di dirigente, decisi di venire qui a vedere come funzionavano le scuole a Reggio, e molti di loro cercavano, forse temevano il mio cambiamento, o almeno la spinta a cambiare, cercavano di convincermi che questo sistema poteva funzionare solo qui. Adesso è una soddisfazione poter dimostrare in maniera incontrovertibile che tutto questo può succedere, che niente è impossibile, che tutto può cambiare, ma in certi territori addirittura deve cambiare, perché ce lo ha detto Edoardo De Filippo, nel sindaco del Rione Sanità: se ci trattate da erba cattiva diventiamo sempre più cattivi. Quindi noi dobbiamo aprire le porte alla speranza di un cambiamento, ma dobbiamo essere convinti del fatto che il cambiamento ci deve vedere tutti quanti protagonisti, e quindi dobbiamo impedire che una profezia si autoavveri, dobbiamo imparare di nuovo a vedere tutto a colori e dobbiamo dare alla bellezza la speranza del nostro cambiamento. Grazie.